Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Marco Delia e oggi volevo fare un video un po' freestyle, un po' così, senza troppi editing eccetera, parlando di come, di qual è il mio piano per arrivare a fare i milioni. Per chi non mi conoscesse, ho fatto il nuovo intro del canale, quindi il nuovo intro del canale, vi lascio il link qui in descrizione se volete conoscere la mia storia, da dove sono partito, cosa è successo, perché ho iniziato questo percorso di crescita personale, cercare di arrivare a un livello finanziario abbastanza alto e quindi non ve ne parlerò in questo video, voglio farlo abbastanza semplice, però ho sempre avuto diciamo questo desiderio almeno di rendermi libero finanziariamente, da non dover lavorare in un ufficio, da non dover per forza andare al lavoro tutti i giorni o dovermi segregare in camera come sto facendo adesso per lavorare al computer o altre cose che non mi piace fare. Una cosa che ho notato, soprattutto uscendo con gente della mia età, è che le persone non hanno capito o non realizzano che si lavora per almeno il 70-60% della propria vita. Quindi tanto vale, almeno dai 20 ai 30-35 anni, finché non si hanno troppi problemi, finché non si ha un peso della famiglia o finché non si ha il peso economico di una casa, di figli, eccetera, tanto vale provare a fare dei soldi tramite qualcosa che veramente piace fare. Quindi trovare qualcosa che piace fare. Se non si ha voglia di trovare qualcosa che piace, oppure semplicemente non si ha nessuna passione, tra virgolette, nel fare un lavoro, un determinato tipo di attività, eccetera, che a parte che nel 2020 qualsiasi tipo di passione si può tramutare in un lavoro grazie ai social media, eccetera, si può almeno provare a cercare di avere un'educazione finanziaria che ti permette di risparmiare e gestire il proprio denaro, le entrate e le uscite, in modo da andare in pensione molto prima, invece che con il classico sistema italiano che non funziona o veramente funziona molto male, cercare di crearsi un modo passivo per ottenere soldi mentre non si lavora, il classico passive income di cui tutti i guru finanziari parlano. Quindi, dopo aver in realtà studiato da quando ho 18 anni, penso 1, 2, 3, 4, una 25ina di libri di economia finanziaria, perché io di economia finanziaria a scuola, come penso anche il 90% degli studenti al mondo, non insegnano niente. Un libro mi ha un po' illuminato e si chiama The Total Money Makeover di Dave Ramsey, eccolo qua, ma ce ne sono molti altri come The Millionaire Fastlane, come Awaken the Giant Within di Tony Robbins, come Dotcom Secrets, Padre ricco, padre povero, 4 ore alla settimana, eccetera. A livello proprio economico mi hanno illuminato e mi hanno fatto pian piano creare un mio sistema su come potrei arrivare a guadagnare soldi. Quindi oggi volevo parlare di questo sistema. Ecco qua. Primo step, ovviamente, guadagnare, quindi trovarsi un lavoro. Non so nemmeno perché sto ridendo. Trovarsi un lavoro, quindi un qualsiasi tipo di lavoro, può essere pizzeria, io ho fatto qualsiasi genere di lavoro, ho lavorato per pagarmi l'università in pizzeria, quindi consegnavo pizze, ho lavorato come al supermercato, ho lavorato da Primark, ho lavorato da MediaWorld, quindi come commesso, ho lavorato da Sephora, ho lavorato da Stradivarius, ho lavorato anche persino come assicuratore delle assicurazioni generali, ho lavorato in campeggi, vabbè, qualsiasi cosa, l'importante è avere un'entrata all'inizio. Shortcut: se sai già che tipo di lavoro vuoi fare nella vita, se ad esempio vuoi diventare un professionista o vuoi diventare il più bravo regista al mondo, cerca di già trovare pian piano un modo per andare a lavorare per la persona che vuoi diventare. Piccolo tip da Gary Vaynerchuk. Secondo step, budgeting. Quindi imparare a gestire i propri soldi, guadagnare più di quello che si spende e dare priorità alle cose importanti. C'è un canale YouTube italiano molto, molto bello, probabilmente lo conoscete se guardate i video come i miei, si chiama Marcello Scani, è un ragazzo di Roma, penso, ma penso che sia di Milano, in questo momento girerà un po' il mondo, e lui spesso parla di budgeting, parla di come gestire il proprio denaro, come avere dove mettere i propri soldi. In Italia ad esempio si possono usare sistemi pensionistici, si possono creare accantonamenti, si possono gestire il denaro in molti modi. Quindi budgeting, imparare praticamente a gestire i propri soldi, vivere in modo frugale, quindi cercare, anche se si inizia a avere dei soldi, di non spendere soldi in cavolate, di non spendere soldi in comprarsi una macchina nuova, non andare in debito, eccetera. Terzo step, creare un fondo emergenza. Quindi nel momento in cui si hanno
si inizia a guadagnare qualcosa, si inizia a gestire bene i propri soldi, quindi si ha esattamente con un budget, quindi un piano, l'idea chiara di quanti soldi entrano, da dove entrano, quindi cercare anche di avere più entrate non solo da un tipo di lavoro normale, ma cercare anche di iniziare magari una seconda attività nel mentre, come i social media, può essere nel mio caso, cercare di avere un fondo emergenza, quindi sai tutti i soldi che entrano, sai tutti i soldi che escono, tutti i soldi che entrano sai dove li metti, un po' per la casa, un po' per il cibo, un po' per divertimento, un po' di investimenti, eccetera. Sono tantissimi modi per fare budget, modi diversi su internet, sicuramente ne potete trovare un sacco. Il mio è molto semplice. Il mio è semplicemente non spendo niente, 80-90% dei soldi li metto in investimenti, quindi li reinvesto in me stesso, libri, corsi, seminari, mentori, viaggi, equipaggiamento per fare video, eccetera. Semplicemente perché sono giovane, non ho spese, vivo ancora con i miei genitori. E quindi poi creare un fondo emergenza vuol dire che si prendono tot soldi per cui si vivrebbe almeno un mese, 3 mesi o 6 mesi. Dopo che si è fatto il budget si sa esattamente quanto si spenderebbe in 1 o 3 mesi di vita o 6 mesi di vita, metterlo da parte e non toccarlo più. Per me, ad esempio, che non spendo niente, io ho semplicemente preso 1.000 euro e li ho messi via, proprio in un account, in un conto completamente diverso, così so di non doverli toccare. Quarto step, non chiedere prestiti, non entrare in debito, non comprare per farti vedere. Semplice, quanto completamente difficile e complesso. È molto difficile perché si va al bar, soprattutto in Italia, si parla con i ragazzi delle proprietà e tutti dai 20 ai 30 anni, io ho comprato la nuova macchina, ma sai che ho preso il nuovo iPhone, eccetera, eccetera. Evitate questi tipi di persone, non perché sono persone che vi fanno del male, ma perché sono persone che vi possono distrarre da questo percorso. Se volete ovviamente fare i soldi, se volete godervi la vita giorno per giorno, ognuno ha la propria. Io vi sto insegnando il mio metodo per arrivare dove voglio arrivare dopo aver studiato il successo di tante altre persone. Quinto step, quando hai un po' di soldi messi via, investire in me stesso e in un business che ti porta più soldi. Quindi nel momento in cui io sto lavorando, ho un'entrata, ho un budget, ho dei soldi messi via per un fondo emergenza, posso reiniziare a mettere quei soldi investendolo in me stesso. Quindi imparare cose nuove, imparare nuove skill, diventare più acculturato sia finanziariamente, quindi leggere più libri di economia finanziaria, fare corsi, come vi ho detto prima, eccetera. Investire in se stessi è il primo investimento che si deve fare. Poi, se hai altri soldi, una piccola parte si possono mettere in investimenti a lungo termine che con l'interesse composto portano una buona somma se si continua a mettere in un portafoglio sicuro, quindi con almeno un interesse sopra il 5-6%, senza considerare le fluttuazioni del mercato, Money Farm ad esempio in Italia, eccetera, eccetera. Questa è la parte più complessa. Quello che voglio dire è, e anche Marcello Scani ne parla, e anche Warren Buffett ne parla, e tantissima altra gente, è che oltre a cercare di investire a breve termine in un business, in se stessi, e nel provare a fare il lavoro che si vuole, cercare di diventare la persona di successo che si vuole, quindi durante questa età provare qualsiasi tipo di lavoro si vuole provare a diventare un cantante se si ha il desiderio di diventare cantanti, provare ad andare in TV, qualsiasi cosa si desidera fare, farla, ma queste sono cose a breve termine. Nel frattempo, piccola parte delle tue entrate bisognerebbe metterla in un fondo di investimenti a lungo termine, come può essere il S&P 500, di cui se ne parla tanto, oppure un portafoglio, mi raccomando, non banche e non assicurazioni, in Italia me lo chiedono tanto questo, perché? Perché hanno un interesse troppo basso, ma in qualcos'altro come in Italia può essere Money Farm, ad esempio, una piattaforma molto sicura che come Marcello Scagni utilizza e tanta altra gente utilizza, dove si mettono 50-100 euro al mese, anche meno, anche se so che in realtà Money Farm adesso ha un'entrata base, mi sembra, di 5.000, ma vabbè, ce ne sono tanti altri oltre a Money Farm. Mi raccomando però state attenti di scegliere quella di cui vi fidate di più. Money Farm è quella più conosciuta, quindi non c'è assolutamente nessun rischio e nessun pericolo, però qualcosa che vi possa far mettere i propri soldi in un investimento a lungo termine, quindi in borsa, e continuando a mettere, quindi senza guardare come va il mercato, perché il mercato ovviamente fa così, ma continuare a mettere a lungo termine, quindi per 10, 20, 30, 40 anni, perché è risaputo che il mercato, nonostante faccia così, a lungo termine sia sempre verso l'alto. Quindi, se si guardano i risultati a lungo termine, se si investe in un portafoglio del genere, che dia comunque il 5-6%, anche se è un rischio non troppo alto, nel tempo l'interesse composto è un interesse che permette che ogni volta che si aggiungono soldi,
e ogni giorno che passa praticamente questo interesse si moltiplica, tra virgolette, si aggiunge a se stesso. Ve lo sto spiegando molto alla stupida perché sto cercando di fare un video molto breve su YouTube. Per farvela in breve, ci sono tanti video sull'interesse composto, né Warren Buffett ne è la prova più eclatante. Nel tempo va a arrivare a cifre esorbitanti. È come la storia del foglio che si piega e raggiunge la luna. Un foglio che si piega una volta diventa grande così, un foglio che si piega su se stesso 2 volte diventa un po' più grande, 3 volte un po' più grande, 4 volte un po' più grande, ma quando inizi a piegarlo 10 volte su se stesso, il quale è impossibile, ma metaforicamente 10 volte, inizia a diventare una cosa enorme, iniziano a diventare fogli giganteschi, perché metaforicamente più pieghi e più si moltiplica su se stesso la quantità di soldi che si guadagnano. Quindi l'interesse composto gioca sul tempo. Quindi nel mentre che si investe in se stessi e in un business e nelle proprie skill a breve termine, piccola parte a lungo termine. Vi consiglio in Italia, dopo aver studiato tante piattaforme, Moneyfarm. Penultimo punto, reinvestire i soldi che si guadagnano in un business. Quindi dopo che si ha quindi un'abilità, magari si è scoperto che sui social media si è molto bravi, si è scoperto che sono un cantante bravissimo, si è scoperto che sono un ottimo attore, una qualsiasi cosa, dopo che, o anche semplicemente sono molto bravo con il marketing, si è scoperto che mi piace una cosa, sono bravo, inizio magari già a aprire partita IVA e essere bravo in quella cosa. Io ho appena aperto partita IVA per i social, perché sto iniziando ad avere abbastanza seguito sui social. Posso pian piano decidere di investire i soldi che guadagno nell'aprire un business, quindi nell'aprire una società o aprire un business mio in cui si può arrivare a fare cifre molto più alte. Quindi arrivare a fare cifre più alte mettile in un fondo sicuro e vivere dei dividendi che porta. Questo è il piano dei soldi. I dividendi che cosa sono? Nel momento in cui si hanno un sacco di soldi, si guadagnano tanti soldi e si mettono tutti da parte perché si vive in modo frugale. Ovviamente è un sacrificio, ma si tratta di sacrifici, sacrificare tempo, energia della propria vita giovane, tra virgolette, per viversela bene e andare in pensione molto presto. Fare tanti soldi in un business, metterli in un sistema come l'S&P 500, Moneyfarm, eccetera, che abbia un buon interesse di almeno un 5-6%, in America ci sono anche più alti, e con la regola del 4% nel momento in cui si levano dal 4% ogni anno dal proprio patrimonio dei soldi, quindi il 4%, il patrimonio non viene intaccato, si può vivere di quell'interesse che ogni anno si crea. Quindi praticamente avere un patrimonio fisso di, sono riuscito a mettere via 1 milione di euro, riesco a vivere con il 4% di 1 milione ogni anno, vuol dire che se mi fa almeno un 5-6%, la mia cifra continua a crescere ogni anno di 5-6%, 1 milione. E in più ogni anno mi ritiro un 4% con cui riesco a spalmarmi e vivere tutto l'anno. Metti che è 1 milione, metti che è di più. Con 6 milioni, ad esempio, facendo il calcolo, con 6 milioni, un tasso di interesse abbastanza alto, eccetera, eccetera, se si riesce a mettere via 6 milioni con uno stile di vita che ho deciso, ad esempio, riuscirei, ed è il mio piano di vita, arrivare almeno minimo a 6 milioni di euro messi via, togliendo ogni anno questo 4% da questo patrimonio. Il patrimonio non viene intaccato, quindi hai quei soldi messi via e riesci a vivere con circa 15, 20, 25 mila in base a quanto ritiri, eccetera, al mese. E direi che per uno stile di vita in cui si vuole anche una Lamborghini, si vuole anche girare il mondo, si vuole fare un po' di qualche cavolata, eccetera, direi che è molto più che sufficiente. Quindi arrivare a 5-10 milioni di euro investiti è l'ultimo punto, che per legge finanziaria, togliendo il 4% annuo con cui vivi di dividendi, quindi quello che si crea mentre si è lì, scusate il mio linguaggio poco professionale in questo video, mi manca proprio l'italiano in questo momento, non ho idea del perché, il patrimonio non viene intaccato. Quindi praticamente il segreto è cercare di lavorare e mettere via i soldi senza spenderli in cavolate, e questo è importantissimo. Bisogna stare attenti all'inflazione dello stile di vita, lifestyle inflation. Nel momento in cui si inizia a guadagnare tanto o di più, la gente inizia a spendere di più, e quello bisogna evitarlo subito, e bisogna cercare di passare da dipendente a libero professionista, da libero professionista a imprenditore, e da imprenditore a investitore. Questo è il segreto
che praticamente è racchiuso in tutti i libri che ho letto. Ci sono poi tantissimi modi, tantissime cose, potete informarvi sugli investimenti, su Money Farm, su come creare un business, su quale tipo di business, su quale passione potete avere, su come creare un budget serio, quindi sapere esattamente dove mettere i propri soldi e come investirli, come uscire dal debito. Questo libro è molto utile. Potete anche trovare dei modi su come arrivare a cercare di fare milioni o miliardi il più semplicemente possibile, il più velocemente possibile, con un libro come The Millionaire Fast Lane. Ci sono tantissimi modi, ragazzi, ma in pratica questo è il mio piano molto molto semplificato. Ovviamente è un po' più complesso di quello che vi ho appena detto, però molto semplificato, molto semplicemente questo è il mio piano. Ovviamente non ci sono solo i soldi nella vita, quindi ragazzi, mi raccomando, cercate anche di godervi e di vivere il momento. Però l'importante è imparare a vivere frugalmente, gestire bene i propri soldi. Padre ricco, padre povero vi insegna quello. E si dice che se si impara a gestire bene i propri soldi e si investe in se stessi, quindi si diventa la versione migliore di se stessi, e io con questo canale vi posso sicuramente aiutare, perché è quello che sto cercando di fare, prepararmi al successo nel miglior modo possibile. Basta per arrivare ad avere una buona entrata, almeno da essere liberi finanziariamente e dedicarsi a quello che si vuole, a livello spirituale, a livello di salute, a livello fisico, a livello di carriera, quello che si vuole, anche divertirsi un po'. Quindi ragazzi, ecco qua, spero che il video vi sia piaciuto. È un video un po' così freestyle, però tanta gente me l'ha chiesto, e quindi ecco qua, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, e i libri di cui ho parlato li trovate tutti in descrizione nei link Amazon. E, ah sì, commentate, se avete domande rispondo a tutti i commenti. Ciao ragazzi!